Andrea Palladio nasce a Padova col nome di Andrea di Pietro della Gondola nel 1508, figlio di una famiglia di umili origini. Suo padre era mugnaio e sua madre una casalinga. Da giovane si trasferisce a Vicenza, dove lavora come tagliapietre e scultore fino a quando non viene notato dall'umanista Gian Giorgio Trissino, che lo introduce agli studi di architettura e lo battezza Palladio in onore del poeta Pallas dell'antichità. Trissino introduce Palladio agli studi dell'architettura romana antica, in particolare attraverso l'opera di Vitruvio, e lo porta a Roma per studiare le rovine classiche, viaggio che influenzerà profondamente il suo stile architettonico. Dopo la morte di Trissino nel 1550, Palladio collaborò con Daniele Barbaro, un umanista versato in filosofia, matematica e ottica, per realizzare un'edizione dei testi di Vitruvio. A Vicenza Palladio inizia a progettare edifici civili e sacri, ottenendo il riconoscimento per la Basilica Palladiana, che riflette l'influenza del classicismo romano con un nuovo approccio rinascimentale. Introdusse un involucro classico sopra la struttura medievale esistente, caratterizzato da una doppia serliana. Progetta numerose ville nella campagna veneta, tra cui Villa Rotonda, che diventa emblematica per la sua simmetria perfetta e per il suo design innovativo che fonde l'abitazione con il tempio classico. Il suo approccio alla progettazione delle ville combinava aspetti residenziali e agricoli. Queste strutture erano spesso dotate di facciate che imitavano i templi antichi e variavano nella disposizione a seconda delle funzioni, estendendosi orizzontalmente con barchesse porticate per enfatizzare la produzione agricola. Altre ville erano invece più verticali, con pronai su doppio ordine. A Vicenza Palladio progetta il Teatro Olimpico nel 1580, il primo teatro stabile e coperto dell'epoca moderna, famoso per le sue innovative scene fisse che creano illusioni di profondità. Tra i suoi progetti religiosi la chiesa del Redentore a Venezia e la chiesa di San Giorgio Maggiore si distinguono per la loro chiarezza strutturale e armonia proporzionale. Nel 1570 Palladio pubblica i 4 libri dell'architettura, un trattato influente che codifica i principi dell'architettura classica e le sue applicazioni. Questo lavoro influenzerà generazioni di architetti in tutta Europa e oltre. Lo stile di Palladio diventa tanto influente che dà vita a un movimento architettonico noto come palladianesimo, che si diffonde in Inghilterra, altre parti d'Europa e nelle colonie americane nei secoli successivi. Palladio è riconosciuto come uno dei più grandi architetti del Rinascimento. La sua influenza è evidente in molte opere architettoniche neoclassiche. Nel 1994 molte delle sue architetture sono state designate come patrimonio dell'umanità dall'UNESCO. Andrea Palladio muore nel 1580 a Maser, vicino a Treviso, ma la sua eredità vive attraverso le sue opere e i suoi scritti, continuando a influenzare l'architettura moderna con i suoi principi di bellezza, proporzione e funzionalità. Palladio rimane una figura centrale nella storia dell'architettura, celebrato per il suo contributo alla forma e alla funzione in architettura, riconosciuto nel 2010 dal Congresso degli Stati Uniti come padre dell'architettura americana. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando.